Mi capita sempre più spesso di parlare con delle persone che vorrebbero cominciare a vendere microgreens. Ma ascoltando le loro domande, quello che mi dicono, capisco subito che, in base alla mia esperienza, queste persone rischiano di avere dei grossi problemi. Ci sono diverse domande o comunque considerazioni comuni a tutte queste persone che per me sono dei campanelli di allarme. Se hai già deciso al 100% che vuoi cominciare questa attività e qualsiasi cosa io dica non cambieresti idea, ti consiglio di fermare il video qui perché perderesti soltanto tempo. Se invece sei almeno aperto ad ascoltare quelli che secondo me appunto sono i campanelli di allarme, allora in quel caso ti consiglio di guardare il video fino alla fine. Scelta tua. La situazione che mi capita di sentire più spesso, purtroppo, sono persone che vorrebbero cominciare a vendere microgreens, ma non ne hanno mai coltivato nemmeno uno in vita sua. Cioè, ti faccio un esempio sempre nel campo dell'azienda agricola. Mettiamo conto che uno viene da te domani e ti dice: il mese prossimo voglio cominciare a vendere ortaggi, voglio aprire azienda agricola e vendere ortaggi in pieno campo, però questa persona non ha mai coltivato né una lattuga, né una barbabietola, né un pomodoro, cioè non ha mai messo un seme a terra, niente di niente. Cosa gli diresti te? Se fossi un mio amico gli direi: fermo, cosa stai facendo? E lo stesso è per i microgreens, cioè non puoi pensare di vendere un prodotto che non hai mai nemmeno coltivato. Quindi il mio consiglio è, prima anche di pensare di vendere, comincia a coltivare qualcosa per te. Puoi cominciare benissimo con delle vaschette usate. Io ho cominciato così, delle vaschette usate del supermercato che c'erano dentro delle verdure, ci ho fatto i buchini, ho cominciato a fare le prime semine in casa, prima magari in uno scaffalino in un angolo buio che poi mettevo alla finestra, ma poi 2 o 3 volte ti viene la muffa, capisci che stai dando troppa acqua oppure è in un punto della casa che non è arieggiato, poi cominci a capire un po' la luce. Però ecco, sono cose che vengono con il tempo, cioè non ti dico che devi coltivare microgreens 10 anni prima di pensare di venderli, ma almeno qualche vaschetta anche in un ambiente, cioè non un ambiente controllato, in un ambiente diciamo così casalingo, ma intanto comincia, così vedi un pochettino le prime basi della coltivazione di questo prodotto, che non basta mettere dei semi nella terra, poi crescono e poi li raccogli, cioè è tutto così magico. Bisogna almeno un minimo imparare a coltivarli prima di pensare di venderli, che poi la vendita non è soltanto la coltivazione, ci sono tante attività connesse, quindi bisogna che tu sia più in controllo possibile, quantomeno, della parte della coltivazione, e questo avviene facendo delle prove, facendo esperienza. Poi la domanda che mi viene fatta più spesso, o comunque che leggo più spesso sui vari social: ma quanto si guadagna o quanto posso guadagnare? Allora, questa domanda è sbagliata sotto innumerevoli punti di vista, perché è evidente che prima di cominciare un'attività, un business, andrà fatto un business plan, ci sarà un piano finanziario, comunque delle proiezioni su quelle che potrebbero essere le entrate, ma appunto sono delle previsioni, cioè non c'è niente di certo nel business. Vanno fatte, è bene farle, ma se te fai questa domanda, quanto guadagno, quanto posso guadagnare, e una persona ti dà una risposta precisa, ti consiglio di fare attenzione, perché le variabili che possono far cambiare questa risposta sono innumerevoli. E come faccio io o chiunque altro a darti questa risposta senza sapere niente della tua situazione? E anche se lo so, ripeto, si possono fare delle previsioni, ma non c'è certezza. Quindi secondo me quanto si guadagna non dovrebbe essere una delle prime domande che ti fai. Ovviamente tutti vogliamo lavorare per guadagnare, ma non è così che parte, secondo me, un progetto di questo tipo. Poi c'è un altro mito che secondo me andrebbe sfatato, che è quello secondo il quale puoi gestire un'attività di vendita microgreens lavorando pochissime ore, 3, 4, 5 ore alla settimana. Assolutamente no. Innanzitutto è una cosa che devi fare tutti i giorni, che sia anche magari per poco tempo, ma lo devi fare tutti i giorni. E poi forse, cioè, la coltivazione in se stessa può richiedere meno ore di lavoro, ma non 3-4 ore alla settimana. Ma poi, cioè, è un'azienda. E un'azienda, in questo caso di microgreens, non si occupa solo di coltivazione. Devi cercare clienti, devi andare da clienti, poi a portargli dei campioni, conoscerli, stare dietro ai social, materiali. Ci sono tantissime cose da stare dietro, oltre alla coltivazione. Sì, inizialmente quando hai pochi clienti o magari nessuno, è chiaro che il lavoro è meno,
Ma poi soprattutto se vuoi che l'azienda cresca, dovrai lavorare per farla crescere e man mano che l'azienda cresce anche il carico di lavoro crescerà, è normale. Quindi attenzione a pensare che ti puoi tenere il tuo lavoro full time e poi con 3-4 ore alla settimana ti guadagni 500 euro extra alla settimana. Per quello che ho visto io, per quella che è la mia opinione, non è assolutamente così. Attenzione. Un'altra mancanza che percepisco da quando parlo con le persone è il non informarsi sulle norme igieniche. Capisco benissimo che la legislazione in Italia per queste cose, vertical farming, microgreens, eccetera, eccetera, è piena di buchi, cioè non si sa benissimo dove cercare, dove trovare le giuste informazioni, però almeno al tuo comune dove risiedi o dove vuoi cominciare la tua attività, ci devi andare a fare delle domande, a sentire. Poi magari non ti sanno dire informazioni precise, però almeno ci devi andare. Abbiamo visto tutti i video degli americani che li fanno in garage, così come viene, però qui tecnicamente, cioè in realtà non si può e comunque, ripeto, prima di incominciare informati alle autorità competenti che se lo sanno ti diranno loro come fare. Non saltare questo passaggio. Altra cosa che secondo me viene sottovalutata un po' troppo spesso sono le tecniche, diciamo, relative all'ambiente di coltivazione, quindi una ventilazione adeguata, poi ci vuole eventualmente un condizionatore per caldo o freddo a seconda della stagione, il controllo dell'umidità, quindi un deumidificatore, che tu sia in una serra, che tu sia in un ambiente più chiuso, oltre ad imparare te come coltivarli, semine, eccetera, eccetera, bisogna che tu metta in condizione anche l'ambiente che ospita le tue piantine di rendere al meglio. Perché se non pensi a tutte queste cose, potresti, vabbè, a parte avere disastri, magari teglie che si riempiono di muffa e devi buttare via tutto, ma anche se ciò non succede, non avrai risultati costanti e prevedibili nel tempo. E se vuoi vendere microgreens e quindi c'hai 1 o 2 giorni di consegna, quello che è, poi lo deciderai te, ma bisogna che tu sia in grado di prevedere che il giorno prima le cose sono pronte. E se te non pensi a temperatura, umidità, ventilazione, otterrai risultati un po' così, non ti dico come essere in campo aperto, però non prevedibili. Quindi mi raccomando, metti in condizione anche l'ambiente dove coltivi di aiutarti. Lo so che ripeto spesso queste cose, lo so che sono brutto e cattivo perché insisto su queste cose, ma c'è un motivo, vuol dire che vedo troppe persone che non ci pensano. Ultima cosa di questa lista, ma forse la più importante, vedo troppe persone che vorrebbero cominciare a vendere microgreens a livello commerciale, ma non conoscono il prodotto. E con non conoscono il prodotto intendo che non l'hanno mai mangiato, oppure è stato mangiato una volta in un ristorante, c'era un piatto con un crudo di pesce, che poi magari erano i germogli, non erano nemmeno microgreens. E allora ti sono piaciuti, hai visto su internet che qualcuno dice che vabbè è tutto facile, vendi, fai tanti soldi in poco tempo e allora hai deciso di coltivarli. Ma se vuoi vendere un prodotto, qualsiasi esso sia, cioè non deve essere microgreens, lo devi conoscere. È normale, come fai a spiegare, a vendere? Cioè, il prodotto va conosciuto, quindi oltre ad impararlo a coltivarlo, che è stato il primo punto di questo video, lo devi conoscere anche a livello, cioè lo devi mangiare, devi sapere come usarlo, devi saper consigliare. È importantissimo. Se sei arrivato a questo punto del video mi fa tanto piacere, vuol dire che almeno sei aperto o aperta a sentire consigli di chi ci è passato prima di te. È già un grande inizio. Questo non è un canale dedicato interamente a microgreens, anzi, ma ho già fatto diversi altri video sull'argomento, quindi ti invito ad andarli a vedere, magari li trovi utili. E se mi vuoi aiutare, metti mi piace a questo video, iscriviti al canale e spero di esserti stato utile. Alla prossima, ciao!